Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi torniamo a parlare della lingua dei Longobardi e di come loro si comprendessero con gli altri germani. Bentornati, dicevamo. È un po' che non ci vediamo con questo genere di video. Penso abbiate visto che abbiamo iniziato il progetto del podcast con le letture e i commenti dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Li trovate qui su YouTube, li trovate su Spotify, su Deezer, su Spreaker ovviamente. Fateci sapere cosa ne pensate. Un ringraziamento come sempre ai nostri Patreon e ai nostri abbonati che vedono i nostri contenuti in anteprima, in particolare l'ultimo progetto di ricostruttivo, quello della spada in monoacciaio, viene pubblicato per i Patreon e gli abbonati e solo quando il prossimo episodio è disponibile per loro viene reso pubblico per gli altri. E come sempre comunque grazie a tutti, grazie a chi si è iscritto al canale, ha cliccato la campanellina, condivide i nostri video, sono tutti modi utilissimi per supportarci. Ce n'è uno nuovo che trovate qui in descrizione al video, si chiama Taipei e sostanzialmente permette di offrire un caffè alla Fara, una mancia di €1. Se vi va di supportarci così, cercate il link in descrizione. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Tempo fa avevamo già trattato in un video la lingua dei Longobardi. Avevamo descritto come questa lingua fosse sicuramente del ceppo germanico, ma fosse ancora molto discusso se appartenente alla branca occidentale o a quella orientale e che addirittura, secondo alcune teorie, mantenesse degli arcaismi tali da impedire di definire a quale delle due branche avrebbe potuto appartenere perché si manteneva in una condizione talmente arcaica da quasi avere un'identità con il germanico precedente alla scissione nelle due tipologie occidentali e orientali. L'argomento di oggi non tratta della lingua longobarda in quest'ottica, non tratta dell'argomento della lingua longobarda nello specifico, ma si pone un problema che prende spunto ovviamente da un saggio, come sempre. Noi vi ricordiamo che questi video sono inviti all'approfondimento, troverete bibliografia al saggio, che tratta proprio dell'intercomprensione fra parlanti delle lingue germaniche. Cioè, in sostanza, un longobardo e un bavaro si capivano? Un anglosassone e uno scandinavo potevano commerciare e avevano bisogno di un interprete? Questo è un argomento che viene in realtà sfiorato in molti testi, ma normalmente risolto con un è plausibile che forse un pochino, nessuno si sbilancia troppo, perché in effetti le fonti letterarie da un lato sono scarse riguardo a questo argomento, dall'altro tralasciano degli aspetti fondamentali. Facciamo un esempio applicato alla nostra vita quotidiana. Quando parliamo con qualcuno di una lingua che tecnicamente non abbiamo studiato, ma che magari è vicina alla nostra, essendo il canale in italiano, possiamo supporre un'altra lingua neolatina, è spesso possibile comprendersi, ma molto di questa comprensione dipende da quanto i due parlanti siano consapevoli delle somiglianze e delle differenze fra le due lingue, quale sia l'argomento della conversazione e se quindi i due parlanti conoscano i termini specifici a cui ci si riferisce e dall'esperienza pregressa dei due. In più va aggiunto quello che voi vedete che io faccio molto, cioè la comunicazione gestuale e espressiva. Tutte queste cose non possono venire tramandate in un testo scritto. Non possiamo cioè sapere se due ipotetici interlocutori hanno delle esperienze pregresse, se parlano di un argomento specifico su cui sono preparati o se ancora gesticolano molto durante il loro scambio. Quello che però le fonti ci lasciano intuire è che in effetti un'intercomprensione fra le popolazioni germaniche ci fosse. Gli studi più approfonditi sono in realtà concentrati sull'intercomprensione fra la popolazione anglosassone delle isole britanniche e i nuovi venuti scandinavi, vichinghi, con cui appunto intercorrono alleanze, scontri, commerci
che paiono nelle fonti che trattano questi scambi non sottolineare mai la necessità della presenza di un interprete. Se proviamo a spostarci più sull'Europa continentale, in particolare sul mondo longobardo che a noi interessa, i riferimenti si fanno più labili. Paolo Diacono in particolare viene citato per due opposti riferimenti. Uno che sottolineerebbe la tendenza alla produzione di contenuti linguistici nelle varie lingue germaniche su uno stesso argomento e che quindi sottintenderebbe anche una certa comprensione delle varie produzioni in un'epoca in cui si scriveva pochissimo, ci torneremo, e un altro riferimento in cui invece si sottolinea la difficoltà, l'impossibilità di comprendersi fra una popolazione germanica, quella dei Longobardi, e la popolazione autoctona gallo-romana della Gallia dell'epoca. Il primo riferimento, quello cioè che sottintenderebbe una certa intercomprensione fra parlanti germanici, è quando, dopo aver raccontato le gesta di Alboino e la sua morte, Paolo Diacono ci sottolinea come presso gli altri popoli germanici, e quindi cita ad esempio i Bavari e i Sassoni, vengano composti carmi che cantano le gesta di Alboino, proprio in seno a quei popoli che appartengono alla stessa area linguistica. Sempre Paolo Diacono, ma nel libro terzo, che poi è quello del terzo episodio del podcast, se non l'avete ancora ascoltato, cita invece un episodio, se vogliamo, minore, cioè un attacco longobardo ai territori della Gallia, territori nei pressi di Nizza in cui era presente un santo, il santo Ospizio, che aveva dato notizia di questo attacco avendone avuto una visione e che però rifiuta di fuggire, cioè invita i cittadini a scappare, a mettersi in salvo, ma lui decide di rimanere lì sicuro che non verrà ucciso. Nel momento dell'arrivo dei Longobardi, il dialogo fra i guerrieri e il santo necessita esplicitamente, Paolo Diacono ce lo dice, di un interprete. E quello che a noi viene spontaneo intuire è che quindi il gallo-romano avesse come lingua madre il latino e invece i Longobardi parlassero solo la loro lingua germanica in questa fase e avessero necessità di un intermediario, di un interprete. Cosa che però non viene citata in altri episodi dei vari resoconti storici dell'Alto Medioevo europeo, soprattutto quando questi resoconti riguardano popolazioni appartenenti a ceppi germanici. Il saggio a cui facevo riferimento, quello che appunto ha spronato la produzione di questo video, parte da un episodio molto peculiare, quello cioè in cui una regina anglosassone, rimasta vedova, accusata dell'omicidio del marito, fugge dall'isola e si rifugia presso Carlo Magno e questi gli offre ospitalità ma le tende un trabocchetto dicendogli chi preferirebbe fra lui e il figlio. Lei predilige il figlio perché è più giovane e Carlo Magno le dà il ben servito dicendole se avessi scelto me io ti avrei dato mio figlio. Al di là dell'episodio in sé, anche in questo contesto una regina straniera che viene da oltre la Manica non sembra aver problemi a intendersi con Carlo Magno e non vengono citati assolutamente interpreti. Altri riferimenti invece sempre al mondo diciamo insulare vengono fatti soprattutto dagli ecclesiastici, in particolare in merito alla predicazione. Ecco che in questo contesto sembra capirsi che ad esempio alcuni missionari franchi potevano diventare predicatori presso le popolazioni germaniche non ancora convertite perché in grado di farsi capire da loro, nonostante non parlassero esattamente la stessa lingua o lo stesso dialetto. Il saggio è molto approfondito dal punto di vista linguistico, non è questo il contesto in cui approfondire così tanto l'argomento. Di conseguenza, tutte queste fonti messe assieme, e l'articolo ne cita ancora diverse, ma sempre in quest'ottica qui, cioè scambi fra alti nobili oppure missioni di evangelizzazione, lasciano intuire una parziale intercomprensione
vincolata e filtrata dai fattori di cui parlavamo all'inizio. Ciò non toglie che però venissero riconosciute le parlate straniere. Ad esempio un re sassone che aveva avuto presso la sua corte un religioso franco definisce la sua parlata barbara e lo allontana. L'evento di per sé in realtà probabilmente è legato a trame politiche molto più complesse, ma il fatto che il pretesto della parlata barbara venga utilizzato vuol dire che quindi era riconoscibile, ma al contempo, visto che era rimasto a servizio presso questo re per molti anni, doveva essere anche comprensibile. Dal nostro punto di vista di individui moderni esposti comunque volenti o nolenti a molti linguaggi, può forse apparire difficile calarsi nei panni di questi nostri antenati. In particolare, una società non abituata alla scrittura, priva di mezzi di comunicazione di massa, doveva avere un bacino linguistico che era molto differente a seconda dei censi di appartenenza. Mi spiego. Un contadino, ipotizziamo anche un contadino di lingua germanica, doveva probabilmente avere come riferimenti linguistici solo una strettissima cerchia di persone che parlavano con lui nel suo villaggio o nel piccolo comprensorio a cui apparteneva e quindi anche la possibilità che questo contesto sviluppasse delle varianti locali doveva essere molto più frequente di quanto non sia oggi, dove di fronte alla comunicazione di massa, di fronte ad esempio alla televisione prima e adesso a internet eccetera, noi vediamo un declinare dell'incisività dei dialetti e delle lingue minoritarie, perché appiattite sullo sfondo della lingua ufficiale standard. Ecco che però se parliamo dell'Alto Medioevo parliamo di un'epoca completamente priva di lingue ufficiali e standard e di conseguenza anche fra vicini doveva esserci per i censi bassi una percezione molto forte della diversità, mentre probabilmente per le caste più elevate doveva invece, proprio attraverso l'esperienza di scambi, di matrimoni, di relazioni diplomatiche, forse essere più chiaro come i parlanti germani appartenessero a una certa famiglia linguistica, ci si riuscisse a capire. Addirittura alcune fonti tardo-antiche, romane, tendono a sottolineare come Goti e Gepidi parlassero tutti la stessa lingua. Questo da un punto di vista però esterno, dei romani. Quindi possiamo concludere dicendo che i germani fra loro probabilmente potevano comprendersi, che c'erano però di riferimento alcuni fattori che abbiamo già elencato, esperienza nella comunicazione, comunicazione non verbale, cultura dei parlanti e poi ovviamente il dato cronologico, ovvero la vicinanza o la lontananza in senso temporale dal momento in cui i due gruppi germani si fossero separati dall'ipotetico ceppo originario. E quindi tanto più tempo passava e quanto più bassa era la cultura degli appartenenti, tanto più difficile doveva essere la intercomunicabilità. Al contrario, quanto più vicina era stata la separazione, più recente, e quanto più alto era il censo e l'esperienza dei due parlanti, tanto più facile doveva essere nell'intercomprensione. Bene, mi rendo conto che fosse un argomento complicato, vi lascio con un ultimo annuncio. Il 23 di settembre, dalle 20 alle 22, per le giornate del patrimonio, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale avrà un'apertura straordinaria e noi saremo all'interno del museo, proprio a raccontare i racconti longobardi, in abito storico, con le nostre ricostruzioni, accompagnati dalla lira, con un po' di atmosfera. Racconteremo le parti più fascinose dell'istoria longobardorum, tentando di comunicare lo spirito che doveva essere alla base di queste fonti, cioè un racconto orale, un racconto fatto intorno al fuoco, un modo per passare alla generazione successiva le storie della propria gente. Terminata questa fase più atmosferica, ovviamente ci sarà il tempo per un approfondimento sui dati archeologici, sulle ricostruzioni, come è tipico del modo di divulgare della Fara. Bene, alla prossima e mandi!